parola di oggi è giustizia, una parola che va di moda, devo dire, oggi. Sì, va di moda ma in modo sbagliato, secondo me. In ebraico è tzedakah. Tzedakah è l'aggettivo tzedek o tzaddik. Ecco, lo tzaddik. Lo tzaddik è il giusto, no? Che c'entra un po' con i santi anche, in un certo senso. Cioè. Beh, la parola santo in ebraico di fatto non c'è se riferita all'uomo. Sì. L'uomo non è mai santo, solo Dio è santo. L'uomo è giusto. L'uomo è giusto. L'uomo è giusto. Perché è giusto? Perché obbedisce alla legge. Sì. Allora uno potrebbe dire, ma che differenza c'è fra questa idea e quella di certi politici italiani che fanno della giustizia un punto di riferimento irrinunciabile? Sì. E c'è una grossa differenza, perché la legge è sempre teocentrica, cioè la giustizia si riferisce a una legge, ma la legge l'ha stabilita Dio. Sì, quindi non è una norma che ci siamo messi noi. Non è una norma che ci siamo messi noi. Anche se parliamo di legge di natura, sì, però non esiste una legge di natura al di fuori di ciò che Dio ha voluto come legge di natura. Sì. Cioè la legge di natura deriva dalla creazione, sì, dal fatto che le cose stanno così perché Dio ha deciso che sono così, sì, insomma. Per cui è sempre derivante da un'iniziativa di Dio. Non c'è mai una giustizia in astratto, non c'è mai una giustizia di per sé. No? C'è una giustizia che deriva dall'iniziativa di Dio. E in questo senso la parola tzedakah, la parola giustizia, fra l'altro è divertente vedere come nell'ebraico posteriore la parola tzedakah vuol dire quello che per noi significa carità. Quando a Gerusalemme vengono i mendicanti a chiederti la carità, non ti chiedono la carità ma ti chiedono la giustizia. Oh. Perché giustizia è essere in accordo con il precetto di Dio che dice di sostenere l'orfano, la vedova, il povero, eccetera, eccetera. Quindi tu fai giustizia dando al povero di che sostenersi. Ecco, però San Paolo in un certo senso rompe questa questione della giustizia in quanto fedeltà alla legge, nel senso che dice non è mica possibile poi essere fedeli alla legge fino in fondo. No? San Paolo rompe da un certo punto di vista, da un certo altro punto di vista non rompe, perché è vero che comunque anche nell'Antico Testamento la giustizia comunque è un'iniziativa di Dio, per cui Dio fa giustizia ai suoi poveri perché la giustizia procede dalla sua bocca, per cui l'unico veramente giusto è Dio. Sì, sì. Non c'è un altro giusto, l'uomo non è veramente giusto agli occhi di Dio. È Dio che è giusto e la giustizia è un suo attributo. Per spiegare questo ai rabbini, certo che è un suo attributo che da un certo punto di vista si contrappone alla misericordia, sì, ma il fatto che Dio faccia giustizia è un atto di misericordia da un certo altro punto di vista, è un atto che aiuta l'uomo a vivere nella via di Dio, dunque la giustizia di Dio è misericordia, non nel senso che dimentica quello che c'è, ma che aiuta l'uomo a essere secondo quello che Dio ha stabilito, secondo il suo piano. C'è questa grande scena rabbinica dove praticamente la giustizia e la misericordia sono due attributi di Dio. Sì. E allora sono come due animali da preda che sono seduti ai fianchi del trono di Dio e Dio, Dio ha in mano i guinzagli, no? E può rilasciare la giustizia oppure può rilasciare la misericordia, no? Allora se rilascia la misericordia tutti i peccati dell'uomo sono perdonati. Se rilascia la giustizia siamo fritti. Siamo fritti, no? Allora si chiede sempre a Dio che per la sua giustizia rilasci la sua misericordia, certo, no? Perché Dio è giusto e sa che l'unico giusto è Lui, allora la misericordia è il suo atteggiamento nei confronti dell'uomo.